Oggi vi parlerò di script annunci, un CMS che ho realizzato più o meno una ventina di anni fa e che mi è servito per gestire in autonomia siti di annunci economici. L'ho creato inizialmente per una mia necessità, ma poi l'ho venduto anche a chi come me voleva gestire in autonomia appunto un sito di annunci economici. Vi farò vedere due versioni, quella originale, la 5.1, quella che è ancora diciamo vecchio stile, non responsive, e poi vi farò vedere la versione 6 che invece è adatta ai dispositivi mobili, quindi è un porting della versione 5.1. Andremo a vedere quindi come funziona tutto l'iter per pubblicare, vedremo la parte di amministrazione e tutte le varie configurazioni che si possono fare per gestire questo tipo di sito. Tutto quello che vi farò vedere è possibile provarlo direttamente su questo sito script-annunci.it. Qui spiego un po' qual è stata la storia di questo progetto, perché ho creato questa piattaforma. C'è l'elenco delle funzionalità della versione 6, abbiamo poi i prerequisiti hardware, questo infatti è uno script scritto in PHP, compatibile con la versione 8, necessita di un hosting Linux o Windows e di un database MySQL. E qui poi abbiamo i bottoni per accedere alle varie demo, sia lato pubblico che lato admin, sia per la versione 5.1 che per la versione 6. Cominciamo con la versione 5, lato pubblico. La prima cosa da fare è accedere oppure registrarsi. Se non l'abbiamo ancora fatto, digitiamo il nostro indirizzo email, scegliamo una password, accettiamo di aver letto il regolamento, di acconsentire al trattamento dei dati personali e ci registriamo. Ok. Controlla la tua mail, a breve riceverai il tuo codice di attivazione, quindi per accedere bisogna prima andare nella mail e cliccare sul link di attivazione. Ecco qui la mail è arrivata, facciamo clic sul link di attivazione e adesso possiamo accedere. Siamo dentro, possiamo inserire un annuncio. Allora, come prima cosa possiamo vedere che scegliamo da diverse categorie. Ci sono categorie che sono gratuite e ci sono categorie come questa, abbigliamento ad esempio, oppure incontri e amicizie, che invece hanno un costo. Infatti la prima cosa che notiamo è che una volta che selezioniamo una categoria a pagamento, e poi vedremo nella parte di amministrazione come si va a impostare questa cosa, qui nel carrello compare già il totale, quindi 1,50 euro. In questo caso andremo a inserire un annuncio di un immobile residenziale in vendita. Andiamo a selezionare una provincia, Alessandria ad esempio, e andiamo a inserire titolo e testo dell'annuncio. Scriviamo un telefono facoltativo, il prezzo, anche questo facoltativo. Carichiamo fino a 6 foto, qui in questa versione le foto vanno caricate una alla volta, mentre nella versione 6 sarà possibile selezionarle tutte in un colpo. Ok, qui c'è la possibilità di attivare la mappa di Google Maps, selezionando sì, automaticamente viene impostata la provincia che è stata selezionata qui all'inizio. È possibile andare a specificare un indirizzo, via Torino 3, e automaticamente Google Maps va a impostare il puntatore sull'indirizzo selezionato. In ogni caso, se la posizione non fosse corretta, è possibile trascinare il puntatore nella posizione desiderata e vi verranno salvate nel database le coordinate specifiche, latitudine e longitudine. A questo punto posso eventualmente decidere di mettere l'annuncio in vetrina. Selezionando questa spunta appare il costo per ogni giorno di pubblicazione, qui cambio i vari giorni, e l'annuncio in vetrina non è altro che questa visualizzazione di un annuncio che sta sempre visibile e che poi ruota tra tutti gli annunci di quella provincia e o di quella categoria specifica. C'è un algoritmo che quindi li fa ruotare a rotazione tutti quanti. Accetto
il regolamento, che posso andare a leggere eventualmente, acconsento al trattamento dei dati personali e invio l'annuncio. Annuncio inserito correttamente. Ora l'annuncio non è visibile perché richiede l'approvazione da parte dell'amministratore. È arrivata sicuramente una mail all'amministratore avvisandolo che qualcuno ha inserito un annuncio all'interno del portale. Notiamo che la mail è arrivata, è stato inserito un nuovo annuncio sul portale, ecco qui. A questo punto l'amministratore entra e per farlo basta andare a cambiare l'indirizzo in /admin, ci loghiamo come amministratori. Una volta entrati, la prima cosa che appare è la visualizzazione degli annunci da pubblicare, quindi è questa voce di menu. Vediamo l'utente che l'ha pubblicato, data e ora, la categoria di pubblicazione che a volte può essere anche cambiata perché l'utente magari sbaglia la categoria, quindi qua è possibile andare eventualmente a modificare la categoria, la provincia, abbiamo il titolo, l'annuncio, quindi l'amministratore verifica che sia tutto a posto, abbiamo il prezzo, ci sono le foto che vanno verificate che non abbiano dei contenuti non pubblicabili. A questo punto l'amministratore può scegliere se pubblicare l'annuncio oppure rifiutarlo e nel caso lo volesse rifiutare va a selezionare una di queste causali che sono tabellate e che hanno associate delle descrizioni che poi arriveranno tramite mail all'inserzionista per andare a spiegare in maniera completa qual è stato il motivo del rifiuto. In questo caso lo pubblichiamo e se torniamo adesso nel sito, nella parte pubblica, notiamo che l'annuncio è stato pubblicato. Contemporaneamente è arrivata anche una mail all'inserzionista avvisandolo che l'annuncio è stato in questo caso pubblicato. Ecco qui la mail. Gentile visitatore, l'annuncio da lei inserito è stato pubblicato. L'annuncio quindi è stato pubblicato, è visibile, lo possiamo aprire, qui possiamo scorrere le varie foto, cliccando anche qui, abbiamo la mappa di Google Maps, il testo dell'annuncio, abbiamo il prezzo, il telefono, il modulo per contattare l'inserzionista, poi abbiamo la stampa del volantino PDF, che è una cosa molto interessante che permette di stampare un A4 con l'annuncio, un QR code per portare direttamente al sito, all'annuncio specifico in questo caso, e poi i vari bigliettini che si possono strappare e portare via. Abbiamo poi la possibilità di condividere l'annuncio su Facebook. Ovviamente dobbiamo essere già loggati su Facebook, altrimenti ci chiederà il login. E qui appare l'immagine anteprima, il riferimento al sito e il titolo. Se invece volessimo pubblicare un annuncio per cui è previsto un costo, o perché la categoria ha un costo, o perché ho scelto di mettere l'annuncio in vetrina, dovremmo passare, noi inserzionisti, tramite un pre-pagamento, o meglio una pre-autorizzazione tramite PayPal. In pratica cosa succede? Che qui si può fare il login con PayPal oppure usare una carta di credito, si va non direttamente a pagare l'importo, ma si va a pre-pagare, quindi a dare una sorta di autorizzazione a PayPal a prelevare l'importo, che però verrà prelevato solo nel momento in cui l'amministratore andrà a pubblicare l'annuncio, quindi ad accettarlo. Quindi nessuna transazione viene fatta se non una pre-autorizzazione. Nel caso in cui l'annuncio venisse rifiutato, allora verrebbe annullata questa pre-autorizzazione. Questo è un po' il meccanismo. L'utente, una volta logato, può, oltre a inserire gli annunci, andare anche a vedere i propri annunci, cliccando su I tuoi annunci, andare a selezionarli, eliminarli eventualmente, oppure andare a portare in alto l'annuncio. Anche questo ha un costo che è stato impostato nella parte amministrativa. Porta in alto significa porta in alto una volta solo, quindi l'annuncio che man mano scende qui nell'elenco, man mano che vengono inseriti altri annunci, può essere portato in alto semplicemente azionando questo bottone e poi procedendo all'acquisto. Oppure è possibile mettere l'annuncio in vetrina.
Vediamo la parte di navigazione degli annunci da parte del pubblico. Qui è possibile andare a cercare una parola specifica o più parole specifiche separate da spazio. È possibile poi selezionare una categoria specifica. E è possibile poi andare a selezionare o una regione oppure una provincia specifica di quella regione, ovviamente combinando anche le parole chiave. Una delle funzionalità interessanti della versione 5.1 è la possibilità di aggiungere dei banner in elenco annunci. Sono questi banner grafici che vediamo qui. Praticamente sono dei banner che vengono inseriti dall'amministratore dopo un accordo con un'attività commerciale e possono essere inseriti dopo n annunci. In questo caso ho messo ogni 2 annunci perché per far vedere ci sono pochi annunci in questa demo, quindi li ho messi ogni 2, ma è possibile dire ogni 5, ogni 7. E questi banner fanno vedere appunto il banner grafico e poi hanno la possibilità di associare un link che una volta cliccato porta eventualmente al sito dell'attività commerciale. Ogni volta che si fa clic sul banner viene poi conteggiato il click, quanti click vengono fatti. Questa parte poi la vediamo nel lato amministratore, come si va a impostare. È possibile poi cliccare qui per andare a dire se vuoi pubblicizzare anche tu il banner, puoi contattarci al numero, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere il pannello di amministrazione e tutte le varie possibilità di configurazione del sito. Abbiamo una configurazione generale che permette di impostare il nome del sito, che fondamentalmente comparirà nelle mail inviate, il logo e la favicon. Abbiamo poi una parte riguardante gli annunci, quindi la lunghezza massima del testo dell'annuncio, la validità in giorni, solitamente 30, dell'annuncio, perché dopo 30 giorni, ad esempio, l'annuncio automaticamente non sarà più visibile nel portale, quindi non verrà cancellato, ma sarà semplicemente nascosto. Il numero di immagini caricabili e la dimensione dell'immagine. Poi abbiamo il numero massimo di annunci per pagina, il colore di sfondo della pagina che può essere selezionato tramite questo picker, abbiamo la configurazione delle mail, quindi qual è la mail dell'amministratore, qual è la mail del sito, cioè chi è il mittente con cui compariranno le mail inviate all'utente e tutti i parametri per gestire le mail. Esiste anche la possibilità di fare un test per vedere se la configurazione della mail funziona. Poi abbiamo la configurazione di tutti i testi delle email che arrivano sia a chi ha pubblicato l'annuncio sia all'amministratore. Ad esempio questo è il testo che arriva a chi si è appena registrato con il link di attivazione. Abbiamo poi la mail che arriva all'amministratore ogni volta che un annuncio viene inserito. Qui attraverso questo editor è possibile personalizzare i testi e inserire eventualmente le parole chiavi che invece che vengono compilate automaticamente dal sito. Abbiamo invece l'avviso per annuncio pubblicato che arriva sempre a chi ha inserito l'annuncio. Abbiamo l'annuncio rifiutato, il cambio password e la nuova password. Abbiamo poi la possibilità di personalizzare le categorie. Le categorie che sono sempre a un livello nella versione 5.1, il che significa che è possibile semplicemente andare a dire qual è il nome della categoria, è possibile dire se è a pagamento oppure no, impostando un'eventuale tariffa, e poi è possibile però andare a creare quelli che sono i divisori. I divisori che sono ad esempio questo di immobili, quindi è qualcosa che non si può andare a selezionare, ma crea una sorta di divisione tra i vari gruppi di categorie. Questa cosa nella versione 5 si fa andando a dire, prendiamone una di esempio, immobile ad esempio, separatore, ecco qui, si va a dire separatore sì, e questo fa in modo che non sia una vera categoria ma sia un separatore. Se andiamo invece nella versione 6, questa cosa è diversa. Innanzitutto nella versione 6 le categorie sono a infiniti livelli potenzialmente, cioè io posso crearne 1, 2, 3, eccetera, eccetera. In questo caso abbiamo in realtà un livello in più, perché questo che si vede all'inizio, lavoro servizi, corse lezioni, motori,
in realtà non è una vera categoria, ma è un separatore. Ora, se andiamo a vedere la versione 6, giusto per fare un confronto, vediamo che abbiamo lavori e servizi, corsi e lezioni, non sono vere e proprie categorie, ma sono separatori. Quindi tornando alla versione 6, nella parte di categorie, abbiamo questa che è un separatore. Lo si vede dal fatto che questo flag è possibile inserire annunci in questa categoria e non è attivato. Questo è un separatore. Se vado invece in offerte di lavoro, che è quella appena sotto, vedo che è possibile inserire annunci in questa categoria e di fatto, andiamo a vederlo qui, offerte di lavoro, eccola qui, è una categoria di quelle realmente esistenti. Abbiamo creato poi tutta una serie di categorie di prova, qua si vede servizi che ha sotto di sé, sotto servizi e così si potrebbero creare infiniti livelli. Per ogni categoria è possibile poi andare a specificare se è a pagamento e qual è la tariffa. Abbiamo poi la possibilità, in entrambe le versioni ovviamente, di andare a manutenere le province. Province che vanno associate poi alle regioni. Quindi io posso andare a dire che la provincia di Bari ha un codice che si chiama Bari, che poi in realtà è il nome che appare qua in alto nell'URL, serve per la SEO questa cosa qui, e qual è la regione di appartenenza. Fondamentalmente questa cosa serve quando vengono soppresse delle province oppure aggiunte. La stessa cosa chiaramente l'abbiamo nella versione 6 identica. Andiamo poi a vedere l'impostazione di Google Maps con la chiave che ci serve per andare a pubblicare la mappa. Questa cosa non è stata ancora portata nella versione 6. Google Invisible Recaptcha per l'invio dei messaggi in modo da impedire l'invio da parte dei robots. Abbiamo poi la parte social, ovvero il link di Facebook, e qua c'è ancora Twitter perché all'epoca c'era questo. Abbiamo la parte SEO che in realtà è un refuso della vecchia versione. Adesso questa cosa è totalmente automatica. Che cosa vuol dire totalmente automatica? Vuol dire che se io cerco, che ne so, nautica in Campania, ad esempio, faccio visualizza origine della pagina, qui trovo già la key description che è annunci gratuiti di nautica in Campania. Ok, quindi la cosa è automatica. La stessa cosa avviene, ad esempio, prendo un annuncio, vado a vedere il codice sorgente e abbiamo ovviamente il title, casa al mare con giardino, privato d'Alessandria, che è il titolo dell'annuncio, e poi nella description abbiamo praticamente il testo dell'annuncio. Quindi esiste una sorta di automatismo per quanto riguarda la SEO, quindi questa pagina in realtà non è molto utile. Abbiamo poi la possibilità di inserire codice JavaScript. Che cosa serve questa cosa qui? Serve ad esempio a inserire codici per il tracciamento con Google Analytics o Matomo in questo caso. È possibile inserirlo lato pubblico nel tag head oppure nel body e anche nella parte di amministrazione. Abbiamo poi la pagina di condizioni generali di utilizzo che si può personalizzare. Abbiamo la promozione di banner, che è quella paginetta che abbiamo visto prima, qui metti qui il tuo banner, qui si va a mettere il testo che si vuole che compaia per pubblicizzare appunto il discorso dei banner, e poi abbiamo impostazioni, privacy e cookie policy. Ora qui è possibile integrarlo direttamente con Ubenda, che è la scelta consigliata, andando quindi a impostare i privacy policy widget, la cookie policy widget e la cookie solution di Ubenda. Quindi andando qui a copiare direttamente gli script, che cosa succede? Andiamo a vederlo. Abbiamo in automatico i bottoni con la privacy policy che si possono accendere. Adesso io non ho più la subscription attiva e qui avremo la cookie policy, oltre al banner ovviamente che adesso non avete visto ma che ho già chiuso, il bannerino classico della privacy. Questa cosa ovviamente c'è in entrambe le versioni. Oppure un'impostazione manuale dove io vado a impostare la privacy policy manualmente e la cookie policy manualmente. Abbiamo poi il disclaimer pop-up, questo c'è nella versione 5.1, nella 6 non ricordo se l'ho portato, praticamente serve per abilitare un disclaimer
che solitamente si usa per i siti per adulti. Che cosa succede se abilito questo disclaimer? Qui posso andare a personalizzare il testo, vado a salvare e quello che succede è che ricaricando la pagina io sarò costretto a leggere il disclaimer e a dichiarare di avere più di 18 anni e ad accettare. Se rifiutassi, verrei rimandato su Google e comunque non potrei andare a vedere nessun tipo di annuncio, nel senso che questo disclaimer va a coprire il contenuto del sito. Abbiamo poi la personalizzazione delle causali di rifiuto. Come dicevo prima, per ogni causale, ad esempio annuncio ripetuto, qui vado a spiegare qual è la vera motivazione. Non è possibile inserire il medesimo annuncio più di una volta all'interno del portale, eccetera, eccetera. Poi abbiamo la possibilità di vedere gli annunci da pubblicare, in questo caso non ce ne sono, oppure quelli che sono stati pubblicati o rifiutati. Qui è possibile attraverso il filtro filtrarli per pubblicati, rifiutati o scaduti. È possibile andare in modifica dell'annuncio oppure andare in cancellazione dell'annuncio. Abbiamo poi nella versione 5.1, come spiegavo prima, la possibilità di mettere banners in elenco annunci. Qui è dove si va a impostare ogni quanti annunci deve comparire uno dei banner presenti qui sotto. Ogni banner ha la possibilità di avere un banner grafico, la provincia di appartenenza, la categoria di appartenenza, il link del fornitore, in questo caso di chi sponsorizza questo banner, il fatto che il target si deve aprire in un'altra pagina oppure sulla pagina stessa, l'inizio della pubblicazione e la fine della pubblicazione. Questa cosa non è stata portata nella versione 6 ancora. Invece una cosa che c'è in entrambe le versioni è AdSense. AdSense è quel servizio di Google che permette di pubblicare degli annunci di Google venendo pagati appunto per pubblicare sul nostro sito attraverso degli spazi che noi gli diamo. Quindi qua si va a inserire il codice di AdSense e questi annunci appariranno dove? In 3 posizioni. Banner sopra elenco annunci. Allora se apriamo il sito, adesso magari andiamo a disattivare il disclaimer, altrimenti non riusciamo a vedere nulla. Ok, allora qui il secondo banner apparirebbe sotto l'elenco degli annunci, quindi in questa zona qui, sopra Privacy Policy. E invece la terza posizione e mi dice nella pagina dell'annuncio a fianco alla foto dell'annuncio, ovvero abbiamo poi i social links, qua li abbiamo già visti, Facebook e Twitter, abbiamo i pagamenti, la configurazione di PayPal, qui andiamo a dire se siamo in modalità sandbox per fare i test oppure nella modalità reale che fa quindi i pagamenti reali. Abbiamo vari token, il nome utente, della password, della firma, eccetera, eccetera. Qui abbiamo le tariffe per quanto riguarda il metti in vetrina, quindi si va a specificare il costo del metti in vetrina, il minimo di giorni selezionabile, il massimo di giorni selezionabili e poi il costo dell'annuncio sposta in alto. Abbiamo poi le transazioni PayPal dove è possibile andare a vedere quello che è stato fatto a livello di transazioni, i pagamenti. Abbiamo la gestione degli utenti, sia gli utenti inserzionisti, chiamiamoli così, si vedono quando si sono registrati, quando sono stati attivati, è possibile disattivarli volendo, o è possibile addirittura eliminarli. Diamo un occhio alla versione 6 che appunto come dicevo è responsive, lo vediamo dal fatto che è possibile poi fare lo swipe anche nelle foto, è possibile visualizzare tutto quanto a livello di dispositivo mobile, funziona il touchscreen. E questa è la differenza fondamentale. Per il resto le caratteristiche sono simili. Abbiamo il volantino PDF, come abbiamo visto di là. Abbiamo la possibilità di contattare l'inserzionista, qui la cosa è un po' diversa, nel senso che quando clicco il bottone appare il form di lato anziché sotto, ma per il resto è uguale.